Nicola di Lorenzo Gabrini, noto come Cola di Rienzo, è stata una figura tanto affascinante quanto controversa, protagonista indiscusso della storia di Roma a metà del Trecento. Amato dal popolo e osteggiato dai potenti, Cola nutriva l'ambizioso sogno di riportare Roma agli antichi fasti della Repubblica, combattendo corruzione e disuguaglianze. Dotato di straordinarie capacità oratorie e di una cultura fuori dal comune, riuscì a conquistare rapidamente il consenso popolare, avvalendosi anche di strategie di propaganda politica sorprendentemente moderne per l'epoca. Tuttavia, la sua fulminea ascesa fu seguita da una caduta altrettanto rapida. Incapace di mantenere il sostegno del popolo e circondato da avversità, il suo percorso si concluse con un tragico epilogo. Scopriamo insieme la storia di questo personaggio singolare e affascinante. Questo è un episodio di Voci dal passato, il podcast di The History Tales, dove esploriamo i grandi eventi, i personaggi e i misteri della storia, raccontandoli con passione e accuratezza. Cola di Rienzi fu Devasso Lenaglio, lo padre fu Tavernaro, abbe nome Rienzi, la madre abbe nome Matalena, la quale visse da lavare panni e acqua portare. Fu nato nell'Orione della Regola. Sio Vitazio fu canto fiume fra gli mulinari, nella strada che va alla Regola, dereto a Santo Tomao, sotto lo tempio degli Iudei. Fu da so a gioventudine, nutricato de latte ed eloquenzia, buono grammatico, migliore rettorico, autorista buono. Con queste parole, l'anonimo romano, scrittore di una delle cronache più importanti della Roma medievale, racconta le origini di Cola, nato da una famiglia di umili origini in una casa nei pressi dell'odierno ghetto di Roma, nel rione di Regola. Suo padre era un taverniere e sua madre, Maddalena, una lavandaia. Dopo la morte del padre, Cola si dedicò allo studio dei classici latini e alla ricerca delle antiche memorie di Roma, coltivando il sogno di restituire alla città la sua antica gloria. Si sposò con la figlia di un notaio, Francesco Mancini, il che gli permise di accedere alla professione notarile, una posizione che gli avrebbe garantito l'accesso al mondo della politica e dell'amministrazione. Dalla seconda metà del Duecento, diversi esponenti e famiglie dei ceti economici emergenti iniziarono a fronteggiare il predominio delle famiglie nobili di più antica origine, i baroness, che avevano progressivamente ottenuto il controllo del potere cittadino grazie alle loro imponenti risorse economiche e militari derivanti dai castra, ovvero degli insediamenti fortificati che possedevano fuori Roma, e soprattutto grazie all'appoggio di cardinali e perfino pontefici, membri delle loro dinastie, che con elargizioni e prebende favorirono le loro stirpi. Proprio durante la seconda metà del XIII secolo iniziarono una serie di esperienze di governi popolari che tentarono di contrastare lo stradominio baronale, imponendo anche delle leggi contro questa casta. Ma l'effetto non fu sufficiente. Le tensioni in città aumentarono progressivamente e coinvolsero anche il pontefice, come nel caso del celeberrimo episodio dello schiaffo di Anagni. Ma questa è un'altra storia. Il costante pericolo e le tensioni furono ulteriori motivi che spinsero il pontefice ad allontanarsi da Roma, alla volta della più sicura monarchia francese. E ben presto il pontefice stesso si stabilì ad Avignone, rimanendovi per circa 70 anni. Roma rimase quindi in balia delle lotte tra fazioni, in particolar modo tra le due famiglie principali della nobiltà baronale, i Colonna e gli Orsini, e soprattutto era priva del suo principale motore economico, per l'appunto il Papa. A farne le spese fu proprio l'aristocrazia minore e i ceti produttivi, che subivano le vessazioni di questi potenti, che controllavano anche la maggior parte delle istituzioni cittadine. L'abilità oratoria di Cola e la sua crescente conoscenza della storia romana lo resero ben presto una figura popolare a Roma. Nel 1343 fu scelto come ambasciatore del governo popolare dei 13 buoni uomini, un'importante carica che gli avrebbe offerto la possibilità di confrontarsi direttamente con il potere papale. La missione di Cola era quella di recarsi ad Avignone, sede del papato, per invitare Papa Clemente VI a tornare a Roma. Durante il suo soggiorno ad Avignone, durato quasi un anno, Cola ebbe modo di esporre le sue idee al pontefice, denunciando la rovina di Roma, l'arroganza dei baroni e l'anarchia che regnava nella città. Clemente VI, colpito dalla passione e dall'eloquenza di Cola, gli concesse la carica di notaio della Camera Urbana, una posizione prestigiosa che gli avrebbe conferito autorità e un ruolo di rilievo nell'amministrazione della città. L'incontro con il papato ad Avignone segnò profondamente Cola, influenzando le sue future azioni politiche e rafforzando la sua convinzione che il ritorno del Papa a Roma fosse essenziale per la rinascita della città. A questo punto Cola si era guadagnato la fiducia del Papa, ma era anche entrato in conflitto con i nobili romani presenti ad Avignone,
che vedevano in lui una minaccia al loro potere. Nel 1344 Cola tornò a Roma, sapendo di avere l'appoggio del Papa, che voleva mettere ordine in città, su cui stava perdendo il controllo. Cola iniziò una sapiente campagna di propaganda politica allo scopo di ottenere il supporto del popolo, dei ceti medi e dei principali imprenditori cittadini. Per ottenerlo fece ricorso a strumenti di propaganda politica estremamente moderni per l'epoca. Uno dei più celebri è il dipinto pubblico che fece affiggere davanti al Campidoglio. Il dipinto raffigurava una nave in mezzo al mare in tempesta. Su questa nave vi era una donna, vedova, vestita di nero. Una didascalia ricordava: questa è Neroma. Sotto a questa nave vi erano 4 relitti di navi, le cui donne giacevano morte su degli isolotti, ciascuna delle quali rappresentava Babilonia, Cartagine, Troia e Gerusalemme. Tutte grandi città del passato, cadute in rovina. Sopra queste navi vi era un'altra didascalia che recitava: questi citati per la ingiustizia pericolarono e vennero meno. E ancora: sopra ogni signoria fosti in aitura, ora aspettiamo qui la tua rottura. Il coup de théâtre doveva ancora arrivare. Sopra queste scene vi era la raffigurazione di animali feroci, emblematica la scritta sopra il primo ordine, dove vi erano le immagini di leoni, lopi e orsi. Questi sono i potenti baroni, rei rettori. E ancora, poi vi erano altre schiere di animali: cani, porci, caprioli, montoni, dragoni e volpi. Ciascuno di essi rappresentava i mali consiglieri, seguaci degli nobili, ma anche i faisi ufficiali, giudici e notari. Il messaggio era chiaro: Roma era in balia di persone malvagie che l'avrebbero portata alla rovina. L'obiettivo di Cola era quello di risvegliare nei romani il desiderio di ritorno all'antica grandezza di Roma, ponendo fine al dominio dei baroni. Uno degli episodi più significativi di questa campagna fu la riscoperta in San Giovanni e Laterano e la lettura pubblica della Lex de Imperio Vespasiani, un'antica iscrizione che sanciva il potere dell'imperatore. Cola, sfruttando la sua abilità oratoria e la sua conoscenza del latino, interpretò l'iscrizione a suo vantaggio, sostenendo che essa dimostrava che il potere dell'imperatore derivava direttamente dal popolo romano. Con questo gesto, Cola intendeva legittimare il suo progetto politico e gettare le basi per una riforma radicale delle istituzioni romane. Oltre alla propaganda, Cola si adoperò per costruire una rete di alleanze strategiche. Si avvicinò al vicario papale, Raimondo vescovo di Orvieto, sfruttando il malcontento del pontefice nei confronti dei barones, e si guadagnò il sostegno di alcuni cittadini influenti, tra cui ricchi mercanti. La sua abilità nel tessere relazioni e nel cogliere le opportunità politiche gli permise di creare una solida base di consenso. I tempi erano maturi. Nel maggio del 1347 Cola organizzò una riunione con i suoi uomini, con il popolo romano. Tenne una ringa violentissima contro i barones e dopo una notte trascorsa in preghiera nella chiesa di Sant'Angelo in Pescheria attuò il colpo di Stato, assumendo ben presto il titolo di tribuno. La sua ascesa al potere fu rapida e travolgente, segnando l'inizio di un governo che avrebbe profondamente cambiato il volto di Roma. Cola si impose come un leader energico e carismatico, introducendo una serie di riforme volte a ristabilire l'ordine e la giustizia a Roma. Obbligò i nobili a giurargli obbedienza, confiscò i loro beni, armò una milizia rionale e si assicurò il controllo di torri, porte e rocche. La sua azione fu decisa e volta a spezzare il potere dei baroni e riportare la pace nella città. Il suo governo, inizialmente accolto con grande entusiasmo dal popolo, si fondava su un programma di riforme radicali che mirava a ripristinare l'antica grandezza di Roma, ponendo fine alla corruzione, alla violenza e all'anarchia, ma anche sull'istituzione di una solida amministrazione che si basava su una rigorosa riscossione delle imposte e su controllo capillare del territorio. Inoltre, aveva una politica estera molto ambiziosa che mirava a stabilire un'alleanza con i comuni e i signori italiani, con l'obiettivo di creare una confederazione di stati guidata da Roma. Oltre alle riforme di natura economica, Cola dotò il comune romano di una milizia propria, allo scopo di poter evitare di coinvolgere i barones nelle attività militari della città e soprattutto proprio per tenere sotto controllo queste famiglie di potenti che tramavano per far cadere il governo di Cola. Ben più ambiziosa era la sua visione politica dell'Italia, che Cola definì in alcune sue lettere l'Ollardino di Roma, un giardino da coltivare e proteggere, di cui l'urbe era il centro naturale. Il suo progetto politico si basava sull'idea di un'Italia unita e libera dalla tirannia di baroni e fazioni.
Per realizzare questa visione, Cola si ispirò all'esempio dell'antica Roma, rivendicando per il popolo romano la sovranità sull'Italia e il diritto di eleggere imperatore. Questa idea, sebbene utopistica per l'epoca, rappresentava un'anticipazione dei futuri ideali risorgimentali. Il disegno di Cola non si poté realizzare proprio perché le città vicine, quali per esempio Firenze e Perugia, vedevano nella figura del tribuno e nell'idea di una maggiore centralità a Roma un ostacolo per la loro politica. Nonostante queste azioni, l'ambizione di Cola sembrava non trovare freno. Dopo la vittoria sui Colonna, che avevano tentato di sovvertire il suo potere, è lo stesso anonimo romano a ricordarci che Cola comenzava ad acquistare odio. La gente ne sparlava e diceva che a sua arroganza era non poca. Allora comenzò terribilmente a diventare iniquo e lassare le vestimenta della onestate. Vestiva panni come fosse un asiano tiranno. Ia mostrava di voler tirannare per forza, ia comenzava a togliere dalle bedie. Ia prendeva che pecunia aveva e tollevala. A chi l'aveva imponevali silenzio. Si spesso non faceva parlamento per la paura che aveva dello furore dello popolo, e prese colore e carne e meglio manicava, meglio dormiva. La sede di potere di Cola divenne sempre più evidente e i baroni si iniziarono a far leva sul malcontento popolare alimentandolo, bloccando i rifornimenti alimentari alla città. Ben presto il tribuno, che aveva anche organizzato una sforzosa cerimonia per la sua nomina, divenne sempre più inviso allo stesso popolo che lo aveva acclamato. Durante una sommossa nel dicembre del 1347, favorita anche dai legati del Papa, che mal tolleravano l'eccessivo potere del tribuno, Cola, dopo aver ricevuto anche percosse, fu costretto a fuggire. Riparò dapprima sulla Maiella, in un eremo, e poi partì verso la Boemia. Dopo la caduta del suo primo governo, Cola trascorse alcuni anni in esilio, maturando nuove idee e progetti politici. Nel 1350 si recò a Praga per incontrare l'imperatore Carlo IV, a cui espose i suoi progetti di rinnovamento politico e religioso basati su una visione mistica e profetica. Accusato di eresia dall'arcivescovo di Praga, Cola fu imprigionato e poi trasferito ad Avignone. Lì, grazie alle intercessioni di Carlo IV e di Francesco Petrarca, il celebre scrittore e suo grande ammiratore, Cola fu liberato nel 1353. Papa Innocenzo VI, succeduto a Clemente VI, decise di servirsi di Cola per la sua politica di restaurazione dello Stato Pontificio. Gli affidò quindi il compito di sostenere il cardinale Albornoz in questa impresa. Tra il 1353 ed il 1354 Cola fece ritorno a Roma, questa volta con il titolo di senatore, nominato dal cardinale Albornoz. Il popolo romano, nuovamente vessato dai barones, sperò ancora in Cola e lo accolse con grande entusiasmo. Tuttavia, il suo secondo governo fu breve e tormentato. Cola, ossessionato dal bisogno di denaro per finanziare le sue campagne militari contro i baroni e intimorito da possibili complotti e tradimenti, impose nuove tasse, si macchiò di atti di violenza e continuò a vivere nello sfarzo, alienandosi il sostegno del popolo che aveva conquistato con tanta fatica. Il popolo romano aveva ormai perso nuovamente le speranze, come aveva già fatto pochi anni prima con un altro senatore che aveva sostituito Cola e che fu brutalmente lapidato. L'8 ottobre del 1354 una rivolta popolare, guidata da un suo ex capitano, scoppiò a Roma. Cola, abbandonato dai suoi sostenitori, fu assediato sul Campidoglio da una folla inferocita. Nel tentativo di placare la folla, Cola cercò di arringare il popolo per un'ultima volta, ma la sua voce, mal tollerata, fu sovrastrata dalle grida degli insorti. Vedendo avvicinarsi la fine, Cola tentò la fuga, travestendosi da popolano e iniziando una rocambolesca discesa dal Campidoglio. Narra ancora l'anonimo. Passava la ultima porta, uno se gli affece denanti e si lo riaffigarao, deoli de mano e disse, non ire, dove vai tu? Levali quello piumaccio de capo e massimamente che si pareva allo splendore che daglieva i braccialetti che teneva, erano naurati, non pareva opera di riballo. Allora, come fu scoperto, parsese lo tribuno manifestamente. Mostrao che esso era. Non poteva dare più la voita. Cola, tradito dalla sua stessa avidità, fu riconosciuto per i monili preziosi che indossava e la rabbia del popolo fu ancor più grande. La furia non poté essere trattenuta e nessun tribunale sancì una sentenza di morte per Cola.
Tenuto per le braccia, venne accoltellato numerose volte al ventre. Il suo corpo fu preso a calci, ma non era ancora finita. Venne uno con una fune, annodavoli tutti i due i piedi, dierolo in terra, strascinavannolo, scortellavannolo, così lo passavano come fossi griviello, onne uno se ne giocava. Per questa via fu strascinato fino a Santo Marcello, là fu appeso per i piedi a un omignaniello. Capo non aveva, erano rimase le cocce per la via donde era stato trascinato. Tante ferute aveva, pareva griviello, non era luogo senza feruta. E la chiesa di San Marcello non era un posto casuale. Nella piazza lì davanti vi erano infatti alcune abitazioni della famiglia Colonna, che finalmente poté trovare vendetta per la morte di alcuni suoi importanti esponenti caduti in battaglia contro Cola diversi anni prima. Dopo alcuni giorni appeso al pubblico ludibrio, il corpo di Cola fu bruciato. L'anonimo romano chiude questa parte di narrazione dicendo: questa fine abbe Cola de Rienzi, lo quale si fece tribuno Augusto de Roma, lo quale voise essere campione dei Romani. Nonostante il fallimento dei suoi due governi, Cola di Rienzo rimane una figura emblematica del Medioevo italiano. La sua vita e la sua opera sono un simbolo di un'epoca di grandi trasformazioni e di un'Italia in cerca di una nuova identità. La sua ambizione, il suo carisma, la sua visione di un'Italia unita e il suo tragico destino hanno ispirato artisti, scrittori e politici per secoli, contribuendo a costruire il mito di Cola di Rienzo. Un personaggio controverso, complesso, mosso da ideali positivi, dotato di grande cultura, ma ben presto corrotto dalla sete di potere e dalle manie di grandezza. Da un lato, Cola può essere considerato un eroe per il suo coraggio nello sfidare il potere dei baroni e per il suo sogno di un'Italia unita e libera. La sua passione per l'antica Roma, la sua eloquenza, il suo tentativo di riformare le istituzioni corrotte e la sua capacità di mobilitare il popolo romano lo rendono una figura affascinante e ammirevole. La grande capacità di muovere sui sentimenti del popolo lo rendono una figura all'avanguardia, in anticipo di secoli su strategie comunicative tipiche del Novecento. Ma dall'altro lato, Cole è stato un uomo ambizioso, senza scrupoli, che ha sfruttato il malcontento popolare per i propri fini. La sua spietatezza verso i nemici, la sua vanità, il suo delirio di grandezza, la sua politica estera avventurosa e le sue scelte spesso contraddittorie hanno contribuito alla sua rovina e al fallimento del suo progetto politico. La verità probabilmente sta nel mezzo. Cola fu un uomo del suo tempo, con tutte le sue contraddizioni e i suoi limiti. Fu un idealista che segnò di restituire a Roma la sua antica gloria, ma fu anche un uomo pragmatico che non esitò a usare la violenza e l'inganno per raggiungere i suoi scopi. Il suo fallimento non cancella la grandezza del suo sogno né l'impatto che la sua figura ha avuto sulla storia d'Italia. E con questo si conclude l'episodio di oggi di Voci dal Passato, il podcast di The History Tales. Torniamo al nostro presente e se ci seguite su Spotify lasciateci 5 stelle. Il vostro supporto fa la differenza. E se ci ascoltate su YouTube ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi episodi. Alla prossima!